Il Refosco è sicuramente il vino rosso più importante della nostra regione e anche dal punto di vista proprio delle uve è una famiglia, quella dei Refoschi, che rappresenta la storia, diciamo, della viticoltura di tutta la nostra regione. Il Refosco infatti è più noto, quello più conosciuto, ma anche quello da cui nasce, diciamo, un vino migliore, forse è il Refosco dal Peduncolo rosso ed è più diffuso, ma ci sono anche il Refosco di Faedis, il Refoscone, il Refoscat, il Refosco di Manzano, il Refosco d'Istria e quello che sul Carso diventa il Terrano. Sono varietà che esistono fin dal Medioevo e che dimostrano che è un'uva che si è ben adattata al nostro territorio e che troviamo sia vicino al mare, sia sul Carso, sia nelle colline della nostra regione. Il Refosco ha una caratteristica, questa di un'acidità forse spiccata. Il Refosco può essere vinificato in modi diversi. Nel passato, sicuramente nel Settecento, all'inizio dell'Ottocento, era un vino vinificato leggermente dolce, perché al palato di dei nostri antenati, insomma di 3 secoli fa, piacevano tutti i vini dolci. Può essere vinificato ancora oggi con una parte magari delle uve vendemmiate più tardi, quindi una vendemmia tardiva, un leggero appassimento e quindi acquisisce un sapore più amabile, diciamo. Quando bevo un bicchiere di Refosco mi vengono in mente alcune storie del passato che ho trovato nelle ricerche, in libri, lettere, in particolare due goriziani che dal 1799 al 1803 studiano all'Università di Vienna e che chiedevano alla mamma di mandar loro dei regali. E un giorno in questo epistolario si capisce che la mamma manda loro delle bottiglie di Refosco che produceva la famiglia nel Carso Goriziano e del salame e entrambi i fratelli ringraziano la mamma per i cari patrioti che aveva mandato a Vienna, quindi dimostrano questo amore per il Refosco abbinato in quel caso al salame. Ai produttori di Refosco locali io mi sento di dare alcuni consigli. Sicuramente quello di mettere in commercio il loro Refosco non pochi mesi dopo la vendemmia come forse si usava un tempo, ma un tempo la gente beveva molto di più, inutile negarlo, insomma, non c'erano sistemi di riscaldamento che abbiamo oggi, i mezzi per spostarsi, quindi si beveva di più perché era parte della propria alimentazione e quindi i vini venivano finiti prima della vendemmia successiva. Oggi invece ci possiamo permettere di uscire con dei vini, in questo caso Refosco, che può fare un periodo anche lungo di affinamento in legno, può continuare con un affinamento in bottiglia prima di essere messo in commercio, quindi 2-3 anni. Secondo me questi sono degli accorgimenti che consentono anche al consumatore che oggi va a ricercare vini rossi d'annata, perché in Italia produciamo vini rossi più famosi, che sono vini che hanno 2-3 anni di vita, quindi dobbiamo anche noi in Friuli Venezia Giulia fare questo. Si può fare anche diciamo, si possono assemblare una parte di Refosco che fa legno, una invece che passa in acciaio e metterli insieme. Si può fare una percentuale che ha un leggero appassimento e tutti questi accorgimenti conferiscono al Refosco, in genere al Refosco dal Peduncolo rosso che è più diffuso, una maggiore nobiltà, un maggiore piacere in bocca. Il futuro del Refosco, così come di altri vini da varietà autoctone, ha sia davanti a sé una valorizzazione di questa varietà, sia però bisogna contemperarla con quello che è il palato, quello che il consumatore vuole. E oggi ai consumatori piacciono i blend, piacciono i vini in cui, che rappresentano il territorio, che però non siano da monovitigno.
E il refosco in un blend, pensiamo al taglio bordolese classico, può entrare, farla da padrone, può essere la componente principale di un blend fra il refosco stesso, il merlot oppure uno dei cabernet. Quindi beviamo refosco.